Voglio capire la storia del tiramisù. In ogni posto in cui andiamo a mangiare troviamo il tiramisù, che sia un ristorante, una pizzeria, una gelateria. C'è pure al sushi. E dopo estenuanti ricerche ho capito perché. È così diffuso che ognuno ne fa una sua versione, con la panna, i grilli, fino agli ingredienti più improbabili, tipo i pavesini, e il nome tiramisù ha preso a significare un qualsiasi dolce a strati con la crema. Quindi, dato che mi trovo a Treviso, voglio portarvi nel locale in cui è stato inventato il tiramisù, così da farvi vedere come lo fanno. L'origine leggendaria vede una sorta di tiramisù servita negli anni 30 in un bordello di Treviso. Da queste parti, per dare energia, si usa fare lo sbattutin, sbattere un tuorlo con dello zucchero fino a creare una cremina, e spesso per smorzare questa cremina, che è molto dolce, si mangia un biscotto e i più adulti bevono il caffè. Anche io lo facevo spesso a casa prima di andare a lavorare nei campi. Serviva per tirarsi su e nei bordelli di Treviso a volte c'era bisogno di tirarsi un po' su. Ho anche scoperto dove erano di preciso. C'era un famoso quartiere chiamato Cae de Oro, la strada dell'oro, ora ricostruito dopo che ci sono cadute per sbaglio delle bombe nel 44. In queste vie c'erano i migliori bordelli low cost. Ciò che rimane del quartiere sono i nomi delle vie, dei locali e delle osterie. Anche se, fatemi vedere. Sì, ci sono ancora delle case chiuse. A metà anni 40, in un locale a Pieris, in Friuli, veniva servita la coppa vetturino tiramisù, con pan di Spagna imbevuto nel marsala, crema al cacao, zabaione e panna. Si tratta del primo dolce documentato che si chiama tiramisù, e la ricetta comincia a formarsi, però siamo ancora molto lontani dal tiramisù che conosciamo oggi. Negli anni 50, a Tolmezzo, sempre in Friuli, all'Albergo Roma, viene servita la trancia al mascarpone, una rivisitazione di un dolce coi savoiardi chiamato dolce Torino. Venivano messi gli albumi montati a neve, che come ho sempre fatto io, forse perché sono di Portogruaro che è vicino al Friuli, ed è il primissimo tiramisù che mise piede sulla faccia della terra. Ma il tiramisù che la maggior parte di voi conosce e dal quale derivano quasi tutti quelli del mondo ha un'altra storia, e qui torniamo a Treviso. Prego di far partire la zoomata della mappa. Siamo in un locale chiamato Le Beccherie a Treviso. Qui, a fine anni 60, la proprietaria Alda Campeol, con l'aiuto del cuoco Roberto Linguanotto, riuscì nell'intento di trasformare lo sbattutin che le veniva portato dopo che aveva partorito in un dolce vero e proprio. Lo sbattutin messo sopra i savoiardi creava tutto un mappazzone, quindi stavano cercando un ingrediente per rendere più densa la crema. E un bel giorno lo chef Linguanotto racconta che mentre stava mescolando una crema di tuorlo e zucchero, no, per un dolce alla vaniglia, aprendo il frigorifero per sbaglio gli cade del mascarpone nella ciotola, e il mascarpone serviva giusto con la mostarda nel pandoro. Io non l'ho mai mangiato. Lo assaggiò e boom, esplose la cucina. No, gli piacque veramente veramente tanto. Se fate caso, ora quando prendete un mascarpone c'è la foto del tiramisù. Ha cambiato il mondo. Lo chiamò tiramisù perché allora era come dire ammazza caffè, no? Il tiramisù era una merendina che ti dava energia. Dalle beccherie la ricetta fu presa da una catena di ristoranti internazionali chiamata Tula, fondata da un altro trevigiano, e fu così che il tiramisù venne conosciuto in tutto il mondo. Ed eccolo qui. Questo è l'Adamo ed Eva di tutti i tiramisù, la ricetta originale come si è presentata al mondo. Come vedete hanno mantenuto la forma originale, uno spicchio di torta ripresa da come lo faceva la signora Alba. La crema è densa, senza albumi montati a neve, ma spumosa. I savoiardi se li fanno preparare su misura e mantengono la giusta umidità. Io ne so qualcosa perché sono stato giudice al Tiramisù World Cup. Ok che ero solo per le eliminatorie iniziali, non valevo quasi niente, però ho mangiato un sacco di tiramisù. Se ora mi chiedete secondo me qual è il tiramisù più buono del mondo, beh, da giudice posso dire che è quello di chi sa corrompermi meglio.